Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Bene, quest'oggi riparliamo nuovamente della USS Enterprise D proposta da Eagle Moss Hero Collector e lo facciamo parlando del fascicolo 18, l'issue 18 come chiamano loro, e relativo alle fasi di montaggio che vanno dalla 67 alla 70. Bene, cominciamo a dare un'occhiata. Queste sono le parti allegate al fascicolo, diciamo, relative alla fase 67. Come vedete avremo a che fare come sempre con finestrelle varie e cavetti LED. Per la 68 abbiamo ancora da montare una parte sempre del pannello della sezione a disco e una parte del supporto delle gondole, come potete vedere. Stessa cosa per il 69, abbiamo questa parte diciamo piana del telaio che farà parte, anzi della copertura del telaio che farà parte del supporto delle gondole, e nella 70 monteremo un pezzo della dorsale della nave, quello diciamo più vicino alla fine dell'astronave, la parte più verso diciamo il dietro, ok, e alcuni pannelletti come al solito. Come vedete dovremo sempre applicare le varie finestrelle, applicare i vari pannelli sopra alla sezione a disco, testare le luci, stessa cosa qui. Su questa parte andiamo a mettere queste due mollette che non si è ben capito ancora a cosa serviranno queste molle messe in alcune parti, visto che non ci andrà collegato nessun interruttore da quello che abbiamo visto, quindi non se ne riesce a capire la funzionalità. Vedete? E poi c'è questa parte qui appunto che completeremo per la parte diciamo finale dello scafo. Poi c'è come al solito nel fascicolo una panoramica di alcuni episodi. Questo è Reunion, dove Worf ha a che fare con suo figlio e la sua diciamo compagna, la sua prima compagna. Qui abbiamo dei disegni della classe Vorka delle navi Klingon. Qui l'episodio Futuro Imperfetto. Qui saranno tutti contenti per la visione di Wesley, personaggio molto amato, però tra l'altro io non riesco a capire questa diciamo disaffezione per Wesley Crusher. Tutto sommato io l'ho trovato un personaggio che faceva il suo lavoro, cioè doveva fare la parte del bambino, lui era un bambino, quindi di conseguenza non vedo quale sia il problema. Adesso d'altronde li abbiamo visti tutti in Star Trek Picard 2, dove veramente ha dato prova di sé, anche se per un attimo abbiamo già visto un personaggio più maturo, quindi io non lo vedo poi così male. Qui abbiamo il consigliere Troy. Il giorno di data. E qui abbiamo a che fare con i Cardassiani. Cardassiani che in TNG abbiamo visto poco e niente in pratica, ma è una razza molto particolare, molto carismatica, che poi avremmo avuto modo di approfondire nella serie Deep Space Nine. Eccoli qua ancora. E abbiamo finito qua. Bene, a questo punto diamoci subito da fare e passiamo al montaggio delle parti allegate. Attivare. Fuoco.
Bene, stage 67, cominciamo come al solito con l'assemblaggio delle finestrelle su questo pannellino che vedete qua. Chiaramente lo facciamo sempre seguendo lo schemino che ci viene consigliato sulla rivista su come posizionare le luci, schemino che vi ricordo non è obbligatorio, se volete potete usare anche un'altra sequenza diciamo di finestre, quello sta a voi un po' in base a come preferite fare diciamo lo scafo. Eccolo qua. Come sempre vi consiglio di schermare con del nastro isolante le zone dove sono presenti le finestre nere in modo da evitare i filtraggi della luce che purtroppo affliggono questo modello. Ecco qua, ho applicato il nastro per isolare il tutto. Adesso andremo ad applicare sopra il pannellino riflettente, questo qua. Andrà orientato in questo modo rispetto a come otteniamo adesso il pannello, e lo applicheremo sopra e lo sigilleremo diciamo con una singola vite BP posta qui in alto. Adesso lo appoggio solo momentaneamente perché volevo farvi vedere una cosa. Ecco qua, purtroppo il pezzo è arrivato rigato, me ne sono accorto in questo momento. Io adesso comunque devo procedere con il montaggio, ma vedrò se è il caso di farmelo sostituire oppure se procedere a una riparazione dei cantieri navali della flotta, perché comunque aspettare magari più di un mese per avere il pezzo e poi dover rismontare tutto per l'ennesima volta incomincia un pochino anche a stancarmi. Comunque eccoci qua, procediamo. Prendiamo una vite BP, andiamo ad applicare. Qui chiaramente dovremmo ancora inserire LED, quindi è inutile stringerlo troppo perché sicuramente poi dovremmo riaprirlo. Bene, proseguiamo prendendo uno dei due cavi LED che ci sono stati forniti. Come sempre allarghiamo un pochino la distanza tra i due fili e poi lo andiamo a collegare sulla PCB, quella che rimane più centrale, quella che viene indicata come PCB2. Useremo chiaramente i slot liberi qui davanti, ok? Vi ricordo sempre che questi connettori hanno il verso, non so se l'immagine mostra chiaramente il tutto, ma ci sono dei dentini di plastica da una parte, mentre dall'altra parte vediamo come dei contatti elettrici. La parte con i dentini va sul socket in direzione di dove vedete i forellini. Non so se questo si riesce proprio a vedere, proverò a ingrandire. Ecco qua, dove vedete i forellini davanti e dove vanno i dentini in pratica. Posizioneremo entrambi i cavi, prima questo poi l'altro cavo allegato, perché tanto vanno entrambi collegati in questa fase. Ecco qua, adesso prendiamo anche l'altro cavo. Ecco qua, in questo modo. Ora chiaramente li faremo passare qui sotto il telaio. Prendiamo il cavo collegato alla presa, quella più esterna, più verso di noi, e facciamolo passare qui sotto, in
dovrà passare sotto a, diciamo, a questi due quadranti e arrivare qua sotto. Eccolo qua. Quindi dovrete superare questi due quadranti qua, ok? Ora prendiamo l'altro cavetto con i LED, facciamo passare in modo analogo sempre qui sotto al, diciamo, primo quadrante, poi sotto al secondo. Però a differenza del primo cavo che abbiamo passato non andiamo sul terzo quadrante, ma facciamo uscire il cavo giallo-verde di qua e il cavo rosso-nero andrà invece qui sotto per uscire da quest'altra parte. Se volete potete aiutarvi anche con una pinzetta, che forse è più facile. Ecco qua, in questo modo. Ora dobbiamo collegare i cavetti provenienti dal primo set di luci che abbiamo messo, quindi il cavetto, quello che è andato sul terzo quadrante, e collegare i suoi LED al pannelletto. Come vedete io ho rismontato di nuovo il pannellino riflettente perché dovrò schermarlo con dei piccoli pezzi di nastro isolante sopra i LED, questo sempre per diminuire il più possibile i filtraggi della luce. Allora appoggio un attimino qua, adesso prendo un pezzo di nastro, allora prendiamo il primo LED, lo mettiamo in posizione sulla sua sede e poi, se riusciamo a farlo tenere fermo facciamo la stessa cosa con il LED successivo. Ecco qua, in questo modo il suo pannello di riferimento. Rimettiamo la prima vite che teneva il pannello unito. Poi prendiamo altre due viti di tipo BP e andiamo a inserirle su questi due fori qua. Ecco qua, controlliamo sempre che tutto sia a posto. Ok. Ora possiamo girare il pannelletto e ci andiamo a mettere sopra, in questa parte qua, il cavetto giallo-verde con il LED del secondo cavo che abbiamo passato poc'anzi, ok? Lo andremo a collegare appunto in quel punto lì del pannellino. Io adesso faccio ripassare un attimo qui questo qua perché sta troppo in tiro. Ecco, magari facciamolo passare da qui. Ok, quindi posiziono quello giallo-verde e ci metto sempre sopra un pezzettino di nastro. Ecco qua.
in questo modo. Bene, io adesso ho acceso le luci per controllare che tutto quanto proceda correttamente. Poi recuperiamo questo pannello proveniente dal montaggio della fase 66 e lo andremo ad applicare qua sopra. Lo inseriremo sempre partendo dalla posizione così angolata, in maniera poi da farlo scivolare dentro e ottenere un incastro perfetto. Ok? Controllate sempre la simmetria delle parti. Adesso lo andremo a posizionare qui in questo modo. Attenzione perché deve prima far entrare questi dentini da questa parte, quindi lo avvicineremo al resto dello scafo e cercheremo di far unire i pezzi nella posizione più unita possibile. Ok, poi controlleremo chiaramente il passaggio dei fili, che non resti qualche filo schiacciato. Una volta unite così le parti, procederemo ad assemblarle utilizzando le viti, che in questo caso sono le viti di tipo FM. Visto che sono viti per il metallo, è sempre consigliabile lubrificarle. Ecco qua, vi ricordo che qui ci sono due pernettini di plastica qua e qua che devono inserirsi all'interno degli appositi fori, ok? In maniera da far combaciare bene tutto. Bene, una volta posizionati questi due pannellini insieme, facciamo la prova delle luci. Come vedete sembra che tutto funzioni e anche questo stage è finito. Passiamo allo stage 68, attivare. Bene, allora, come vedete le parti allegate allo stage 68 prevedono nuovamente l'inserimento di alcune scialuppe di salvataggio su questo pannellino qua e poi andremo a lavorare sui supporti delle gondole di curvatura. Bene, allora, diamoci da fare. Guardate sempre dov'è la lineetta rossa. In questo caso la lineetta rossa deve essere orientata verso la parte più larga del pannello, quindi se sta qua noi giriamo e lo andiamo ad applicare così, in questo modo. Facciamo la stessa cosa su tutte le scialuppette. Ovviamente anche in questo caso consiglio poi di applicare un pezzettino di nastro isolante per evitare il più possibile appunto quei trasudi di luce molto brutti da vedere. Ecco, come sempre ne avanzerà una da tenere di scorta, metteremo da parte. Ecco qua. Cercherò ora di girarlo per controllare. Come vedete qui c'è un foro che servirà per applicare questo pannello utilizzando una vite, quindi è probabile che dovremo mettere in maniera diversa una delle scialuppe di salvataggio. Bene, una volta che abbiamo sigillato a dovere tutte le scialuppette, giriamo nuovamente il pezzo, recuperiamo il pannelletto di copertura, questa volta non è riflettente ovviamente, lo andiamo ad applicare sopra e uniremo i pezzi utilizzando due viti di tipo AM.
Ecco qua, non è necessario stringere molto, ragazzi. Ora andremo a posizionare il pannellino che abbiamo appena completato qui sullo scafo. Prima di farlo però inseriremo il profilo della sezione a disco. Attenzione che il profilo della sezione a disco, come vedete, ha dei dentini differenti ai lati, vedete? Quindi è importante che facciate riferimento a quanto è lungo il dentino da questa parte dove è stata montata in precedenza diciamo la sezione precedente. Ovviamente in questo caso qui il dentino è quello corto, quindi fa riferimento a questo. Quando lo andremo a montare però attenzione che visto che lo mettiamo girato dovremmo montarlo in questo modo, nel senso che la parte con il dentino lungo la dovremmo avere alla nostra sinistra, ok? Poi ovviamente girando il pezzo per montarlo ci troveremo alla nostra sinistra la parte corretta, quindi quella con il dentino più corto. Allora, il tutto lo bloccheremo con le viti DM. È consigliabile abitare il tutto tenendolo in piedi, così che se ci appoggiamo su una superficie piana, essendo il pezzo del profilo esterno diciamo con un certo spessore rispetto al pezzo più piano, avremo difficoltà poi a far spianare bene le parti. Ecco. In questo modo, vedete? Questo chiaramente poi andrà applicato qua, facendo collimare questo dentino qua dentro, e attenzione a far incasellare bene anche il pannellino che è sotto di noi, ok? Perché il profilo esterno lo deve agganciare e tirare un pochino verso l'alto, praticamente andrà così, opportunamente bloccato dalle viti. Ora per applicare il pannellino sopra in questo modo dobbiamo essere sicuri che spiani tutto bene, quindi andiamo ad alzare così la sezione a disco e facciamo in modo che il profilo esterno del pannello che andiamo ad applicare ora prenda praticamente questo dentino qui sotto del pannellino che sta dalla parte opposta, ok? Perché con il dentino presente qua, poco visibile, dovremo andare ad agganciare quel dente di quel pannellino là sotto, ok? Chiaramente facciamo unire le parti poi verso sinistra al meglio che sia possibile, verifichiamo sempre il tutto. Chiaramente gli agganci, come sappiamo, in quest'opera non sono dei migliori. Poi prendendo due viti di tipo FM andremo ad ancorarli in maniera più definitiva. Ecco qua, in questo modo. Ovviamente verificate anche il profilo, alzando il tutto. Deve spianare al meglio che sia possibile, visto i parametri del modello ovviamente. Bene, una volta applicato il pannello e verificato che il profilo esterno corrisponda il più possibile, dobbiamo applicare questa scialuppetta speciale. Perché speciale? Perché a differenza delle altre è dotata di due perni. Questi due perni le permetteranno di essere incastrata su questo foro, vedete? Quindi attenzione, posizionatela solo se sapete che ormai il montaggio qui è completo e non necessitate di doverlo rimuovere per smontarlo, ok? Va spinta al suo posto,
non dovrebbe cadere, comunque speriamo di no. Al momento il rischio non c'è, poi vedremo più avanti se sarà il caso magari di metterci un po' di colla o meno. Fatto ciò, prendiamo le parti relative al supporto delle gondole, ovvero questa parte qui. Come vedete, quella dove viene indicata la lettera R. Adesso spostiamo un po' la sezione a disco più avanti. Ecco qua. Dobbiamo andarci ad inserire il banco phaser, che c'è stato anche questo fornito in questa uscita. Va semplicemente applicato dentro, così, in questo modo. Ora, come di consueto, andiamo a mettere quelle piccole molle che ci sono state date e la cui funzione è rimasta un mistero. Abbiamo anche questi dischetti che serviranno per coprire le viti. Allora, le molle vanno semplicemente messe sopra i perni presenti sopra il banco phaser, in questo modo. E applicheremo, come abbiamo fatto già per questa parte qua, questo pannellino così preparato sulla parte del telaio. Quindi ricontrolliamo un attimo le molle, attenzione a non farle scappare via quando andiamo ad applicare. Come vedete si rimuove con una certa facilità tutto quanto il banco phaser, quindi attenzione. Ora le molle andranno in corrispondenza di questi due fori qua, questo e questo. Poi recuperiamo il pannello interno, questo qui che ci è stato fornito, e andiamo a chiudere le due parti insieme. Poi recuperiamo due viti di tipo BP e andiamo a fissare le parti tra loro. Adesso mettiamole anche dalla parte esterna. Ecco qua. In questo modo, non stringete troppo perché tendono a spanarsi con un'estrema facilità su questa parte, ok? Chiaramente queste parti qua si terranno bene quando metteremo l'altra copertura, come nel caso della sezione a disco, perché faranno incastro tra loro. Una volta avvitato possiamo usare questi piccoli coperchietti di plastica per coprire i fori interni qui della, diciamo del supporto della gondola. Cercheremo chiaramente di farli spianare al meglio che sia possibile. Ecco qua, in questo modo, sperando di non perderli. Sono tutte soluzioni francamente molto strane queste scelte da Igelmos. Comunque purtroppo dobbiamo adeguarci, quindi possiamo dichiarare concluso il passaggio dello stage 68 e cominciare lo stage 69. Attivare. Allora, per questo stage 69 l'unica cosa da fare è applicare gli emettitori del teletrasporto, quindi assicuriamoci che la superficie sia pulita, togliamo la pellicola protettiva qui del presente sopra l'emettitore e applichiamo l'emettitore stesso sulla superficie
scafo della nave. Teniamo premuto qualche secondo per farlo aderire bene. Facciamo la stessa cosa da quest'altra parte. Questo è sicuramente lo stage più veloce che abbiamo mai eseguito su questa build. Ecco qua. Bene, adesso possiamo passare direttamente allo stage numero 70. Attivare. Allora, stage 70. Anche questa volta dovremo applicare le scialuppette sopra il pannelletto esterno. Poi ovviamente lo andremo ad assemblare sullo scafo con il suo profilo. E poi lavoreremo su questa parte nuova, che è la parte della coda dell'Enterprise in pratica. Allora, cominciamo mettendo chiaramente nel solito modo tutte le scialuppe. Fate sempre riferimento alla lineetta rossa che deve andare verso la parte più larga. Ecco qua, in questo modo. Vediamo se riesco a girarlo senza che cada nulla. Sì, ok. Anche in questo caso avremo la scialuppetta speciale per coprire la vite. Ovviamente anche qui maschererò con il nastro. Una volta applicato anche il nastro, se volete farlo ovviamente, andiamo a sigillare queste scialuppette applicando sopra questo pannellino nero, analogamente a come abbiamo fatto negli stage precedenti, e lo fissiamo con due viti di tipo AM. Eccolo qua. A questo punto provvediamo a inserire il profilo della sezione a disco, questo qua. A questo punto lo andiamo a bloccare utilizzando due viti di tipo DM. Ecco qua. Adesso lo andremo ad applicare qui sullo scafo in maniera definitiva. Ok, andiamo ad applicare il pannellino facendo sempre attenzione a questo dentino qua e facendo collimare il profilo del pannello che della parte sottostante della sezione a disco con quel piccolo profiletto a gancio presente sul bordo qui di questo pannello. Ok? Quindi facciamo con molta delicatezza, pian piano ce la facciamo. Controllo il profilo dall'altra parte, si è agganciato, ok, bene. Adesso provvedo ad inserire la vite. Ecco qua. Adesso applichiamo la seconda vite. Ecco qua. Andiamo a verificare che corrisponda bene tutto. Ok.
Adesso metteremo la scialuppetta speciale dotata appunto dei suoi pernetti, questa qua, e copriremo il foro della vite. Ecco qua, possiamo fare un collaudo delle luci. Non sono molto forti in questa parte della nave, comunque sono accese tutte, quindi non abbiamo rotto nulla. E adesso passeremo per concludere a lavorare sopra la coda dell'Enterprise. Allora, in particolare andremo ad applicare in questa zona qui queste parti qua che ci sono state fornite, vedete? Hanno dei pernetti che devono uscire, praticamente una volta infilati qua, devono uscire dai fori, dai due forellini presenti, vedete, sopra lo scafo, e poi andranno ancorati con due viti di tipo CP. Quindi andiamo ad inserire il primo, prendiamo le viti CP, ora applichiamo il secondo, ecco qua, in questo modo. Come vedete, i due pernetti neri appaiono qui sopra. Bene ragazzi, a questo punto anche per quest'oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto il video, che vi possa essere stato in qualche modo utile. Ormai purtroppo conosciamo i difetti di questo modello. Io sono anche un pochino diciamo stanco di narrarli, ma d'altronde ormai ci sono e ci li dobbiamo tenere. Cerchiamo di aggiustare il tiro per quanto possibile, ma purtroppo speriamo solo in una resa finale che ci faccia dimenticare quanta sofferenza abbiamo dovuto passare nel montaggio di questa build. Bene ragazzi, allora vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, iscrivetevi anche alla pagina Facebook del canale e iscrivetevi anche ai profili Instagram e Twitter sempre del canale, trovate tutti i link in descrizione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao a tutti, lunga vita e prosperità.